La prima volta che Tito Livio parla della battaglia dell'Aniene la colloca 10 anni dopo quella dei Colli Albani. Poi però, quando va a trattare nel dettaglio lo scontro, cambia la sua versione e fa slittare la sua datazione a 6 anni dopo, nel 361 a.C., durante la dittatura di Tito Quinzio Peno. Secondo Livio, probabilmente i Galli sono gli stessi già sconfitti da Furio Camillo ai Colli Albani, che, ritiratisi e riorganizzatisi in Apulia, sono tornati indietro, risalendo attraverso la Campania e da lì penetrati nel Lazio. Quindi si tratta probabilmente di nuovo di mercenari al soldo di Siracusa. I Galli ora sono accampati a 3 miglia dall'urbe, dice Livio, lungo la via Salaria, di fronte al corso del fiume Aniene, proprio sul punto dove il fiume è attraversato da un ponte. Probabilmente la zona è quella dell'odierno ponte Salario. I due eserciti, quello romano e quello gallico, si fronteggiano dai due lati del ponte senza che si sia ancora entrati nel vivo dello scontro, quando ecco che accade un imprevisto. L'evento ci viene raccontato in maniera dettagliata sia da Tito Livio sia da Quadrigario, quindi abbiamo due fonti leggermente diverse che approfondiscono la vicenda. Secondo Tito Livio, dalle schiere galliche fuoriesce un titanico guerriero celta con un'armatura sfavillante e un magnifico mantello multicolore che sprezzante lancia la sua sfida ai romani, chiedendo che producano il loro guerriero più valoroso, così che dal loro singolar tenzone si possa decidere chi dei due popoli è più valoroso. Quadrigario descrive grosso modo la stessa scena, se non che cambia completamente la descrizione del campione celtico, che è sì sempre titanico e prestante, ma invece che avere una ricca armatura o un mantello multicolore è completamente nudo, se non per il torque, la collana caratteristica dei nobili celtici, e le armi. E qui la descrizione rimanda immediatamente alla figura dei Galli gesati, quei mercenari celtici che erano usi scendere in battaglia nudi. La sfida del Gallo inizialmente viene accolta con un silenzio tombale da parte dei legionari, che sono spaventati dalla mole e dalla ferocia del guerriero celtico, finché non si fa avanti Tito Manlio, discendente di quel Marco Manlio che aveva precipitato i Galli dal Campidoglio la notte che avevano cercato di scalarlo di nascosto e però erano stati scoperti grazie allo starnazzare delle oche. Proprio in virtù della sua nobile origine, Manlio chiede al dittatore, a Tito Quinzio Peno, il permesso di raccogliere la sfida del Celta. Ottenuto il permesso dal dittatore, Manlio si arma e si dirige al centro del ponte. Tanto Livio quanto Quadrigario ci danno un riferimento interessante a questo punto. Ci dicono che Manlio si arma con un gladio ispanico. Bene, questo elemento in realtà è caratterizzante, ma è un anacronismo completo, poiché all'epoca sicuramente Roma non aveva contatti diretti con la Spagna e altresì i fabbri celtiberi ancora non avevano ideato il gladio ispanico. Probabilmente l'arma utilizzata da Manlio, vedremo poi appunto dalla dinamica dello scontro, doveva essere uno xifos. Il romano avanza circospetto, cauto, con marzialità. Il gallo, al contrario, si sbraccia al centro del ponte, canta il suo peana di guerra, ringhia, mostra la lingua in gesto più di minaccia che di dileggio. Diremo noi oggi come certi guerrieri delle culture neozelandesi. Comincia il duello e
Tito Livio ci dice che il primo ad attaccare è proprio il Celta, che cala un tremendo fendente che però viene parato dallo scudo di Manlio senza effetti particolari. È il turno di Manlio di attaccare, che allora col bordo del suo scudo colpisce quello del Celta, facendoglielo basculare, aprendo così la sua guardia e facendoglisi subito sotto, impedendogli così di vibrare con la sua lunga spada, e velocemente colpendo con la sua arma, in rapida successione, con 2 stoccate, una al ventre e una all'inguine del gallo, che stramazza morto a terra. In Quadrigario il duello è diverso invece. Secondo lui il primo ad attaccare è proprio Manlio, che colpisce ripetutamente col suo scudo quello del gallo, impedendogli così di mantenere una guardia composta, sbilanciandolo. E appena vede l'occasione, il romano ecco che colpisce con 2 stoccate, una al petto e una alla spalla destra, il gallo. Poi continua ad incalzarlo finché, per la perdita di sangue, il Celta non crolla. Terminato il duello, Manlio strappa dal collo del suo avversario morto la collana, il torque, e proprio per questo verrà da allora chiamato Tito Manlio Torquato. Secondo Livio, alla conclusione del duello, i Galli rispettano la volontà del loro campione, ammettono la sconfitta, si ritirano in buon ordine, si recano alla città di Tibur, dove sanciscono un'alleanza con i Tiburtini e ottengono vettovaglie per tornare in meridione. Al contrario, Orosio ci dice che i Galli, quando il loro campione crolla, si lanciano all'assalto al centro del ponte e i Romani dall'altro lato fanno lo stesso. Scaturisce una battaglia finché i Celti, battuti, sconfitti, non si ritirano. Non sappiamo quale delle 2 versioni è quella reale, ma considerando una cultura come quella celtica, nel IV secolo ancora fortemente imbevuta di ritualità, in particolare relativa al contesto bellico, nulla vieta che effettivamente i Galli abbiano accettato la decisione divina, palesatasi con la conclusione del duello, e si siano ritirati in buon ordine, risparmiando così uno scontro campale. Bene, per oggi è tutto. Se questa puntata vi è piaciuta, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace e ci vediamo alla prossima. Grazie.